Bella ragazzi, voi lo vedete come un altro video, ma io sono ancora qui con Giacomo che mi sta schiavizzando per farmi fare filmini su filmini. Insomma, oggi parleremo di gestione dei nutrienti nei sistemi, come modificare i nutrienti, come alterare o migliorare i bilanciamenti di nutrienti all'interno dei nostri sistemi attraverso l'alimentazione, attraverso i nostri prodotti. Piccolo preambolo. Vi abbiamo sempre detto che noi nelle nostre gestioni non apprezziamo molto, cerchiamo di evitare di fare dei dosaggi di nutrienti disciolti, diciamo di origine chimica tal quali nitrato, fosfato, carbonio, cerchiamo di evitarlo. Non ci piace, sappiamo che può essere necessario per brevi periodi in caso di grossi problemi, stare con tutto a zero è pericoloso, quindi magari il tempo che uno riesca a quella settimana, 2 settimane per riequilibrare il sistema, magari si è costretti a dosare un nutriente di questo tipo, ma noi generalmente integriamo i nutrienti all'interno dei nostri sistemi attraverso l'alimentazione. Vi faremo un altro video, ma prima un articolo per quanto riguarda l'alimentazione, un argomento da cui da molti anni dall'inizio ci lavoriamo, è un argomento molto complesso, ostico, di difficile spiegazione, cioè abbiamo bisogno di dati, tabelle, numeri per farvelo capire bene, e soprattutto un poco, non vi dico pericoloso, ma essendo un argomento molto nuovo, bisogna arrivare con dati estremamente solidi in mano. Ma anche gli oligoelementi, come i nutrienti, il primo input nei sistemi è l'alimentazione. Questo partendo dal fatto che l'osmosi è perfetta. Primo input di nutrienti e oligo nel sistema, l'alimentazione. Quindi generalmente quando tendiamo a far fare delle leggere modifiche agli equilibri tra i nutrienti all'interno delle vasche dei nostri clienti o dei nostri collaboratori, cerchiamo di lavorare sempre con un aumento, una modifica della popolazione ittica e dell'alimentazione, sia dei pesci che di tutto il sistema. Alimentazione primo input, parliamo un poco dei nutrienti, non andiamo troppo nel profondo, non vi parliamo di oligo, ve lo riserviamo per dopo l'articolo e in un prossimo video, lasciateci ancora un po' di tempo, ne abbiamo troppi. Parleremo di carbonio, azoto, fosforo, CNP, potassio anche, non ne parliamo perché anche lì è complicato, è un argomento anche lui abbastanza delicato, c'è da parlarne in maniera molto spinta, quindi non complichiamo ulteriormente la cosa che di per sé è molto semplice. Carbonio, azoto, fosforo sono i principali nutrienti su cui si basano, diciamo, tutti i nostri sistemi. Può capitare di avere degli sbilanciamenti a lungo andare, o magari per una gestione errata, o magari anche per una popolazione ittica errata, o magari semplicemente il sistema gira così. Può capitare di avere degli sbilanciamenti tra carbonio, azoto e fosforo, con degli eccessi o delle gravi carenze. Parliamo di come fare per ribilanciare il tutto. Partiamo con il carbonio che è tra virgolette il più semplice. Vi ribadisco di nuovo, tendiamo a non utilizzare fonti di carbonio, fonti di azoto, fonti di fosforo, così esogene, cioè dosate da noi. Piccolo preambolo dei preamboli dei preamboli. Vi sarà capitato 1000 volte di vederlo, soprattutto se è da un po' che siete nel settore. Differenze, lievi eccessi di un nutriente rispetto all'altro. Vi faccio un brevissimo recap giusto per aiutare chi magari è neofita, magari ancora non gli è capitato di vederlo, ma un eccesso di carbonio lo vedrete con proliferazioni batteriche nel sistema, acqua opaca lattiginosa, patine bianche sulle superfici, sui vetri, un eccesso di nitrato, di azoto, come una proliferazione di alghe filamentose, Derbesi, Bryopsis, di macroalghe, in generale un inverdimento del sistema, un eccesso di fosforo come uno smarronamento del sistema, quindi una proliferazione di microalghe gelatinose, gelatine brune, marroncine, questo sarà più o meno quello che vedrete. Per ribilanciare in una vasca il carbonio, allora considerate che qua stiamo parlando solamente dell'impiego dei nostri prodotti. L'Ocean Gold è uno dei miei preferiti perché ha uno dei bilanciamenti uno dei bilanciamenti migliori per i nostri sistemi, diciamo, è ben bilanciato da un punto di vista carbonio, azoto, fosforo, quindi con le varie proporzioni che sono, non staremo a parlare di Redfield perché anche questo è un argomento complesso, ma diciamo con le varie proporzioni che portano un carbonio molto più alto dell'azoto, molto più alto, comunque decisamente più alto rispetto al fosforo. L'Ocean Gold per un mantenimento, è uno dei nostri preferiti e anche per un leggero aumento del carbonio nei sistemi che ne sono carenti.
Se dobbiamo quindi alimentare i coralli, tenderemo con un prodotto in polvere o granulare, tenderemo a lavorare con l'Ocean Gold in questo caso. Se volessimo invece lavorare con dei prodotti liquidi, in questo caso lavoreremmo con, quindi per aumentare un po' il carbone del sistema, Pure Eggs, Zooplus, Amino Expanse. Questi sono tutti alimenti che per la loro stessa tecnica di produzione contengono al loro interno delle fonti di carbonio eccezionali che sono dovute appunto alle fermentazioni batteriche dei batteri lattici con le quali li lavoriamo, con le quali li portiamo avanti. Sono dei processi particolari, antichi, ingegnerizzati, ma antichi di base, che appunto permettono di arrivare alla conservazione del prodotto senza utilizzare conservanti. Fatto sta che lì dentro c'è una buonissima quantità di carbonio estremamente ben assimilabile dai batteri benefici. Quindi niente zuccheri, niente disaccari che possono essere assimilati a vibrio e batteri nocivi. Per l'azoto, allo stesso tempo, come aumenteremo la popolazione ittica cercando di spingere più su piccoli planctonivori, pesci onnivori, piccoli carnivori, se dovessimo parlare dei pesci, lavoreremmo principalmente con del colors, del grow, quindi dei granulari che siano basati veramente su crostacei, su proteine animali. Considerate che l'azoto è tipico di proteina, azoto, quindi veramente ingrediente animale. Scusate, piccola digressione, se volete capire cosa porta più o meno un mangime rispetto a un altro, basta guardare davvero gli ingredienti. Saprete che un'alimentazione prettamente animale porterà un aumento dell'azoto rispetto al carbonio e al fosforo, un'alimentazione prettamente vegetale, basata quindi su alghe, macroalghe, microalghe, porterà più fosforo rispetto a azoto, più fosforo e microelementi rispetto a azoto e carbonio. Insomma, il carbonio, per esempio, all'interno dei componenti vegetali sarà un carbonio a cessione molto, molto, molto lenta, difficilmente metabolizzabile dai batteri classici, non dei consorzi complessi lo metabolizzano tranquillissimamente, però insomma, considerate che gli ingredienti indicano un po' cosa fa il mangime, quindi volessimo aumentare l'azoto nel nostro sistema, lavoreremmo con colors, grow, quindi alimenti basati su proteine animali. Volessimo lavorare più verso i coralli, lavoreremo con Coral Boost SPS, l'EPS o Structure, per esempio. Questi sono alimenti basati prevalentemente, se non esclusivamente, su crostacei, zooplancton, quindi buonissime fonti di proteiche, buonissime fonti di azoto. Vogliamo invece, per esempio, modificare leggermente i fosfati all'interno di un sistema in cui loro sono in grave carenza, cercheremo di lavorare più con componenti algali. Quindi, nel caso dell'alimentazione di pesci, diciamo, quante più alghe ci sono, quanto più fosforo portano. Quindi, nel caso dell'alimentazione di pesci, magari lavoreremo con fresh algi, dry algi in quantità massicce, o detox bag, quindi alimenti basati principalmente su micro e macroalghe. Per quanto riguarda l'alimentazione di tutto il sistema, magari ci indirizzeremo più su ZooBoost, quindi miscele di microalghe liofilizzate, PhytoPlus, sospensioni liquide basate sulle microalghe. Questo è un poco per farvi capire come intervenire per ribilanciarlo da un punto di vista biologico e semplicemente attraverso l'alimentazione. Tutto questo mi direte, gli oligo, come vi ho detto, è un argomento molto complesso e che prima di poter affrontare abbiamo bisogno di illustrare per bene, dandovi dei dati solidi, perché anche è un argomento un poco controverso, però considerate che anche là non considerate mangimi industriali in cui oligo un poco a random vengono aggiunti dentro, che magari sono per acquacultura, per spigoli o rade, dove c'è dentro zinco, rame, manganese, non considerate quelli, ma se considerate ingredienti naturali, mangimi fatti semplicemente con ingredienti naturali, per capire gli oligo, l'integrazione degli oligo, basta guardare gli ingredienti. Considerate ad esempio che lo zooplancton, i crostacei, ma questo è solo un esempio, sono tra i più grandi accumulatori di fluoro in natura, negli equilibri naturali. Quindi, per esempio, l'integrazione degli oligoelementi, noi la viviamo più così. Se volete sapere cosa è contenuto dentro cosa, basta guardare semplicemente gli ingredienti. Saprete che è un mangime basato su microalghe e macroalghe al suo interno conterrà proporzioni maggiori di iodio, di ferro, un mangime che all'interno contiene, per esempio, dell'alga corallina, del litotammio, ingredienti del genere conterrà più stronzio, più calcio, più magnesio e così via. Vi parleremo nel dettaglio degli oligoelementi, vi parleremo di questo modo di gestione dei microelementi attraverso l'alimentazione, oltre che dei nutrienti, ma non è questo il momento. Ultima cosa,
Il mangime calza i nutrienti, questo è giusto, ve lo dovevo citare per forza. Il mangime calza i nutrienti, ma non è che il vostro mangime mi alza troppo i nutrienti. Il fatto è questo, ragazzi, cioè il mangime, l'alimentazione è nutrimento, è fatto apposta per essere nutriente. Un buon mangime, quanto più è nutriente, quanto più è un buon alimento. Quindi cercare di sviluppare un prodotto che non alzi i nutrienti sarebbe inserirgli dentro filler, cioè di base. Come faccio io a fare in modo che quel prodotto abbia meno azoto, meno fosforo? Cioè, semplicemente devo impoverirlo. Ora, noi non svilupperemo mai prodotti che siano scarsamente nutritivi, che portino pochi nutrienti, perché non è lo scopo, non è l'obiettivo, sarebbe scendere di qualità. Quello che vi dico è, se il sistema non riesce a smaltire i nutrienti portati con l'alimentazione, con un mangime naturale, il problema è nel sistema. Bisogna aumentare, migliorare il suo metabolismo. Ma questo genere non svilupperemo mai un mangime povero di nutrienti, perché sarebbe riempirlo di filler, riempirlo di ingredienti che non portino assolutamente nulla se non volume, struttura. Per il nostro punto di vista dell'alimentazione animale non ha nessun senso, anche per il benessere animale non ha nessun senso. Noi vogliamo gestire i sistemi nella maniera più naturale possibile, quindi seguire quanto più possibile gli equilibri naturali, fare in modo che i sistemi stessi siano in grado di smaltire qualsiasi composto noi inseriamo all'interno. Quanto più naturale, vicino a quello che il sistema smaltirebbe in natura, quanto più siamo contenti. Buona, ve l'ho fatta lunga, confusionaria, scusatemi, ma era il secondo o terzo video, senza nessuna preparazione, in mezzo alla corsa eterna per gestire tutto questo infinito universo di cose legate all'acquacoltura. Con questa vi saluto, ve ne parleremo in maniera molto più dettagliata in futuro. Questo era semplicemente per darvi un indirizzo di come manipolare un poco gli equilibri dei nutrienti all'interno dei sistemi con i nostri prodotti. Alimentazione, non vi sto a fare un recap perché tanto ve lo mettiamo dentro il reel che pubblicheremo. Giacomo mi dà uno schiaffone se non la smetto di parlare subito perché è ora di andare a mangiare, ne siamo ancora qui a registrare. Ha fatto il gesto di darmi uno schiaffone, in realtà è lui che mi ha picchiato e mi ha rotto il sopracciglio. Ma con questo, ragazzi, vi saluto, alla prossima, stay salty, stay tuned. Bello, bello.